Siamo tornati ancora oggi nuovamente nel nostro appuntamento settimanale con trattamenti su pazienti reali e oggi siamo con Raffaele Lucci, in arte Lucci. Ciao. Ciao. Qualcuno forse già lo conosce, chi frequenta la sua nicchia nel suo ambiente. Adesso per prima cosa parlerai tu, insomma, di cosa fai, di cosa ti occupi. Appunto le persone che già ti conoscono ti avranno riconosciuto, vediamo adesso chi sei, a chi non ti conosce. Per chi non mi conosce. Allora, io sono Lucci. Volevi fare il rap, no, non ti riesce. Volevi far simpatico, no, non ti riesce. È il mio nome d'arte, sono un rapper da ormai quasi 18 anni. Sì. Quasi 18 anni. Diciamo che nella storia del rap romano e del rap italiano, col mio gruppo Broken Speakers, tempo addietro abbiamo anche scritto una bella pagina. Hai successo, ormai sei noto nell'ambiente. Noto, sei noto nell'ambiente, ti conoscono. Successo noto, diciamo, Ok. mi sono levato i miei sfizi in ambito musicale. Adesso continuo ancora a fare rap da solista e va bene. Ottimo, Non suoni so se- ancora, fai i tuoi concerti, faccio i miei fai concerti, vanno serate. bene, niente di eclatante, sempre una roba abbastanza un po' più grande di una nicchia, diciamo. Ok. Ecco, una via Ok. di mezzo, una via di mezzo. Ok. Però abbiamo fatto la sigla di Suburra lo scorso anno Fantastico. e abbiamo un po' di pezzi nella colonna sonora, quindi insomma le cose vanno. Ok, oggi il padrone di casa sono io e quindi sei mio ospite. Felicissimo. Lucci, parlaci Felicissimo. del perché sei qui. Allora, io ho, insomma, Parlaci dei dolori, partiamo dai dolori. Parto dalla mia vita dissoluta, Vai, arrivo vai, direttamente vai. ai dolori. Diciamo, io faccio pugilato Sì. e sono abbastanza fortunato perché nonostante i miei 36 anni e una vita di non sport, sto abbastanza bene fisicamente. Ok, fantastico. Però, e qui arrivi tu, io mi sveglio molto spesso con forte dolore alla cervicale che proprio mi impedisce di fare alcuni movimenti, Ok. tipo di guardare in alto, di girarmi così. E questo accade abbastanza spesso. Spesso cosa intendi? Quando intendi spesso settimanalmente? Beh, una volta al frequenze- mese mi capita, Una dai. volta al Una mese, volta al ok. mese mi capita. E una volta al mese è sempre lo stesso o cambia pure la sintomatologia? Cioè, una volta a destra, una volta Questa più a è una sinistra, più domanda alta, più a bassa? cui non saprei risponderti con precisione. È un... La regione comunque È grosso quella, modo è quella. sì, è Ok, quella. ok. Hai mai notato se c'è un qualcosa che te lo esaspera, che ne so, se fai serate, canti, stress particolare peggiora oppure no, non c'è un collegamento, sport? No, non c'è un collegamento. Credo sia dovuto a come dormo. Ok, Credo quindi sia proprio un problema di cuscini. ti svegli la mattina col dolore. Mi sveglio la mattina col dolore. Sì, non mi capita mai durante la giornata. Poi ti Cioè, lavi, mi ci sveglio. non ti dico ti fai la barba perché non c'è molto da fare, No. però dico ti lavi, ti alzi e migliora o no, rimane costante? Rimane costante. Rimane costante. abbastanza costante. Questo avrebbe avuto, quindi rimaniamo più su un concetto forse più meccanico. Hai disturbi di natura viscerale, digerisci bene, reflusso, gonfiori addominali, No, tutta quella parte là devo dire nella norma? alla grandissima. Ok, sì, hai sto un'alimentazione bene. corretta? Mangio abbastanza bene, bevo Ok. adesso poco, molto poco. Ok. Però mai sofferto di Ok, questa di regione. questa regione. Va bene, dai, iniziamo a vederlo allora. Vai. Posso chiederti di toglierla la maglia? Ok, vediamo un po' questa colonna. E ti faccio togliere anche le scarpe, per favore. Ok. Questa la appoggiamo. Allora, vieni Raffaele, girato di schiena. Partiamo dal sintomo. Mi indichi dove hai dolore? Qua, Ok. quest'area qua. Non so indicartelo proprio con Ok, la regione è La questa regione è comunque. quella. Ok, ti osservo un attimino, così studiamo un po' la tua posizione. Tu resta comodo, ok. Giro io e ti guardo di profilo. Ok. Ok. Hai anche una certa differenza a livello del trapezio, no? Il trapezio di destra è più trofico rispetto al trapezio di sinistra. Sì, Hai, sì. questo... Io mi ricordo bene, hai avuto qualche in passato problemi, una cervicobrachialgia possibile qualche anno fa? Cervicobrachialgia. Dolore al braccio mi hai chiamato forse qualche anno fa No, cervicale con il... che irradiava.
4 mesi fa mi sono, credo, un po' stirato Ok. il pettorale. Ah, no, e allora no. Sì. Hai avuto dolori mai in questa regione? Alla mano, irradiato? No, No. no, che Ok. io ricordi no. Ok. Va bene. Allora, ti siedi con le gambe fuori dal Quando lettino. parliamo di differenza, di cosa parliamo? Di dimensione. Di dimensione. Quindi è più Ok. trofico, cioè più grande, la massa muscolare di un trapezio è maggiore Questa? rispetto all'altra, no? Il sinistro è più grande, il destro è più piccolo. Può essere una Può componente essere per il posturale, pugilato? ma lo fai da troppo poco, secondo Ok. me. Diciamo che può rientrare un pochino nel Ma concetto è una magari cosa che posturale. devo correggere? Mm, Allenando di più questa parte? No, in quest'ottica no, in quest'ottica no. non Dovremmo ci capire porta nulla. perché quello è più sviluppato rispetto all'altro, poteva avere una nozione più neurologica, quindi magari il nervo, la radice, se tu avessi sofferto di problemi, protusioni, ernie che tipo avrebbero portato una cervicobrachialgia, ma te lo saresti ricordato, insomma, un Ok. dolore alle dita, alle mani. Può essere un problema posturale che ha fatto sviluppare di più una zona rispetto all'altra. Ok. Ok? Seduto, gambe fuori di là. Poi me lo dici se vuoi per la privacy la tagliamo questa parte del trapezio. Ma no, è medicina, tutto quello che serve. Allora, Ma gira. io ne facevo una questione estetica. Lo volevo Ah, ok. Volevo una questione estetica. No, vabbè, ma Devo pompare più non di è qua. così evidente, dai. Gira la testa a destra. Hai dolore? No, Gira la testa a sinistra. Dolore? no. Ok. In questo momento non hai una sintomatologia? No, Ok. no, in questo momento no. Quindi andiamo a lavorare un pochino il terreno. Cosa significa lavorare il terreno? Significa che quando tu ti vai a bloccare è perché hai delle tue disfunzioni, delle tue problematiche che ogni tanto superano la soglia di attivazione e quindi diventano sintomatiche. Cosa significa? Che fondamentalmente tu vivi compensando in maniera corretta, ok? Ok. Ci sarà quel giorno in cui per Faccio l'X quell'errore motivo che- e allora diventa sintomatico. Tu Ok. oggi sei asintomatico, comunque hai sempre le tue disfunzioni, la tua postura e quel che oggi stai compensando bene. Che succede? Che a un certo punto, a furia di accumulare disfunzioni, problemi, arrivi alla soglia, basta quella goccia che ti fa traboccare il vaso, dormo male, il cuscino, bla bla bla, E ti blocchi. e ti blocchi. Quindi oggi noi andiamo a pulire un pochino tutte le parti che hanno delle noie. Allora, questo l'abbiamo visto. Ok. Guarda avanti, vai giù con la testa. Scendi fino a dove arrivi. Ok. Benissimo. Allora, vieni pancia sotto. Ti libero. Mettiti comodo, perfetto. Braccia come? Ma guarda pure fuori questa. Ok. Ok. Il dorso è un po' rigido, questa zona qui per te è un po' più densa, che significa che questa zona rigida poi ti va a creare dei compensi a livello cervicale, quindi probabilmente Ok. immaginati una zona ipomobile che crea dei compensi di ipermobilità cervicale. Qua c'hai un muro, abbiamo trovato un pezzetto che non ci piace. Lì dove hai detto che hai trovato qualcosa, infatti mi ha fatto un po' male. Ok, mentre qui questa zona è tutta bella mobile, tutte le dorsali alte, no? Dorsali medio-alte, già dalle medie, medio-basse. Qua, penso che la senti anche tu un Sì. po' la differenza tra Sì. questo Sì, lì e male, questo. lì niente. Ok, ottimo.
È comunque molto meccanico, come problema. Meccanico ci piace, ce lo andiamo a risolvere. Se giustamente dici meccanico vuol dire pancia in alto. Meccanico vuol dire che ce lo risolviamo. Perfetto. Ma è una roba dovuta principalmente a movimenti errati? Sai, O anche a niente? la tua vita, Capita. la tua vita, Sì. quello è lo sport fatto, non fatto, le posture. Lascia pure giù. Fammi un bel respiro. Fuori l'aria. Dentro. Fuori l'aria. Hai ancora il ristorante? No, Hai lasciato? ho lasciato il ristorante per dedicarmi al momento esclusivamente musica e sto ricominciando il mio vecchio lavoro di scenografo. Ah, ok. In questo momento sto facendo sia il disco che Quando esci? facendo un po' di scenografia. Dovrei uscire a settembre, spero. Bocca al lupo. Credo. Dai. Com'è la vita da solista? Meglio? Sì, oddio, è diverso. L'inizio è stato un po' uno shock, eh. Ero abituato, c'è proprio altre dinamiche in tutto, sia nella lavorazione delle cose, sia nel live. Comunque tutto passa al vaglio di 6 persone, no? Adesso invece, se una cosa piace a me, ok, è andata. Certo, mi sì. approvo da solo. Sei più facile anche in gestione. Più veloce, è tutto più rapido. Qualche zona sensibile? No. Comunque hai sempre avuto un'alimentazione sana e corretta. Oddio, no. No. Non del sempre, dai pure le mani No, a me. nel senso, per sana e corretta io intendo solo che mangio cibo di buona qualità. Ok, Ecco, ok. non mangio cose schifose. Ok. Però, diciamo, per esempio, non mangio tanto. Vai poco più su. E ok, sali proprio, perfetto. Non mangi tanto nel senso che... Non sono uno che mangia proprio tanto. Cioè, Ok. nel senso, magari a volte capita che ne so, sul set io vado avanti tranquillamente tutto il giorno solo a caffè senza mangiare. Ha avuto qualcosa questo piede? Gamba, piede? Hai preso distorsioni che tu ricordi? Qualcosa? Uno si è rotto, non ricordo quale, però forse la destra. Potrebbe, un po' Potrebbe, bloccata, sì. Una da bambino mi sono rotto. Vieni girato di fianco a magari. me. Potrebbe. Vieni un po' più vicino a me. Hai altri sintomi? Lombalgie, ti capitano mai? Dolori in zona sacroiliaca, questa zona No. qui? No. Lascia morbido. Ultimamente mi sveglio col braccio sinistro che formicola ed è addormentato. Spero non sia... E in genere prima dell'infarto. Prima dell'infarto, lascia- immaginavo. Ok. Senti, ti formicola tutta la mano, dita in No, ma in particolare? realtà quello credo sia dovuto al fatto che la mia compagna dorme sopra quel braccio. Allora ci può stare. E quello è facile. Lascia morbido. Ok. Andiamo sull'altro fianco. Lasciati morbido a me, ti monto io. Voilà. Questa qui, perfetto. E lascia la testa appoggiata. Lascia morbido. Ok, giù. Perfetto. Fai un bel respiro. Ok, fuori l'aria. Fai un bel respiro. Fuori l'aria.
Fai un bel respiro. Fuori. Dentro. Fuori. Dentro. E fuori. Ok. Mi siedo. Qual è la mano il braccio che ti formicola comunque? Questo mi hai detto. Sì. E guarda la differenza. Ci può stare che sia un problema. Il discorso di prima, no? Cioè, Ok. lei ti dorme sulla spalla e sicuramente Quello influisce. Però magari c'è già una predisposizione di questo terreno per X motivi che vanno poi ad aggravare la sintomatologia, quindi poi facciamo anche una cosa per quello. Allora, ti siedi con le gambe sopra il lettino. Quindi passi seduto, gambe sopra, benissimo. Andiamo a sbloccare questa zona qui, che è quella che non ci piace molto. Sì, ti sto a portare giù io. Allora, questa la mettiamo qua e questa la mettiamo qua. Gira la testa, appoggia l'orecchio sulla spalla mia. Ok. Lasciati morbido, ti porto giù io. Vieni giù, 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 giù. Ok, ottimo. Non si è rotto niente, giuro, eh. Lascia pure le braccia. Scusa, ma non me l'aspettavo. Vai sereno. Se ho imprecato, mettete un beep. No, non c'è stato niente di osceno. Poi Filippo in cuffia ci dirà se in realtà io non l'ho sentito, se c'era. In caso lo monta lui poi il beep. Ok. Lascia morbido. Ok. Pancia in alto. Ci provo. Vai tranquillo. Lascia morbido. Ok. Si è rotto tutto, eh? Vabbè. A saperlo non ci venivo, dici. Mi ero immaginato un massaggio rilassante. Una bella cosa calma. Mi ero immaginato, vedo, questa musichetta. Un misto tra un Thai e un... Invece è più wrestling. Capito? Fai un bel respiro. Fuori l'aria. Pancia sotto, Lucci. Yes. Ok, allora metti un attimo la testa dritta. Così, ok. Abbassala proprio sulla fronte, non lo so, devi sta un po' in penitenza. Ok. Aspetta, posso levare? No. Ok. È proprio per farti soffrire questo. No, dici così lì rimane contratto. Ok. Ok. Gira la faccia di qua adesso. Questa la mettiamo fuori. Vieni un pochino più vicino. Perfetto. E questa qui. Ormai inizia a temere quando dici vieni vicino. Giusto. Lasciati morbido. Ok. Ma siamo sicuri che farà bene sta roba? No, ero preparato, mi hanno detto che... Gli osteopati sono un po' violenti. Stroppia.
Lascia morbido. Ok. Ti siedi, gambe fuori di là. Ok. Ora sei guarito. Gambe fuori. No, dall'altra parte, schiena a me. Ok. Vieni più indietro. Ok. Questo non fa rumore, tranquillo. Lascia Sì, che in realtà è solo il rumore che Sì, dai, non fa impressione, male. Non fa male. Bravissimo. Quanti spettatori avete fatto all'ultimo concerto? Quanti erano? Oddio. Il mio a Roma al Teatro India 800 credo. Data un po' in Fausta in realtà. Dauta in Fausta? Sì, ne faccio di più volendo. Quanto sono in genere la... Tu menti, che ti importa? Ne abbiamo fatti anche... mi attesto solitamente sul migliaio. Ok, A Roma, Parlo di Roma dove sono forte. ok, Nelle altre città no, varia dai 200 anche ai 50 persone. ok. Sta iniziando a diventare poco piacevole, sì. Vai, vado piano. Allora, ruota il dorso della mano, mettilo sulle cosce, quindi gira le mani, bravi. Sì, tipo se dovessi meditare, bravo. Senti, sta arrivando pure l'ambulanza, quindi siamo già organizzati per tutto. Devo cercare di non ridere perché se rido fa malissimo. Oh, bravissimo, lascia. Ok. Fai un bel respiro. Fuori, ok. Fai un bel respiro. Fantastico. Ok Raffaele, ti spiego al volo cosa abbiamo fatto. Sei in una fase asintomatica, no? Quindi il trattamento sarebbe un po' stato diverso se tu oggi avessi avuto un Certo, avrei sintomo. visto dei risultati. Uno, e due, più che altro avrei proprio fatto io cose potenzialmente diverse. Perché se tu oggi avessi avuto il sintomo, avrei trovato sicuramente anche altre cose, ma sarei andato ad agire su quelle che ti stavano generando il dolore in quel momento. Ok. Oggi ho fatto tutt'altro, cioè ho fatto quello che ti avevo detto prima, sono andato a lavorare il terreno, Ok. quindi Una sorta di prevenzione. bravo, diciamo una sorta di prevenzione. E tu hai un tuo atteggiamento posturale, giusto o sbagliato non è importante, ognuno ha il suo, ok? Non esiste la perfezione, quella concettuale. Tu hai il tuo, ok? Che prende un nome, le linee meccaniche, le meccaniche di Little John hanno un nome specifico, fregatene, per te non è importante questo. Il concetto a noi che serve sapere è che una persona nella tua atteggiamento posturale ha dei punti chiave, no? Su cui passano certi tipi di meccaniche e problemi. Quindi noi siamo andati a liberare quelle zone che in riferimento alla tua tipologia sono importanti, Ok. che poi esasperandole nel tempo, nei movimenti, nello sport e in quant'altro vanno a generare il sintomo. Quindi abbiamo pulito tutte quelle zone che tra un po', magari ogni mese, ti generano potuto poi generare il problemi. sintomo. Dici è sufficiente una seduta, sono guarito, ufficialmente ti dovrei rivedere, Certo. ok? Magari settimana prossima ci facciamo un'altra seduta se vuoi, e a telecamere spente a sto giro, e Così posso urlare. così puoi urlare e dire le parolacce, e quindi andiamo a vedere come andrà poi dopo nell'arco di questi giorni, ok? Posso allenarmi oggi? Cavolo. Allora, siccome siamo a telecamere accese, ti devo dire che nelle prime 24-48 ore, avendoti manipolato, le vertebre sono un po' ipermobili Ok. e quindi sono più facilitate a bloccarsi.
Ok. Poi dopo a telecamere spente ti dico vattene a allenare, oggi stai No, bene. ma faccio solo Ok, corda, tipo, tanto. ah va benissimo, perfetto, per bloccarti è il top. Va No, bene. quello saltare e sottoporre. Tanto va benissimo. Grazie Luci, mille, grazie a dottore. te, è stato un piacere. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo paziente. Ciao ragazzi.